Questo evidentemente era l'interno del mio studio, ha subito delle modifiche negli anni, naturalmente era molto più semplice, molto più, mm, come dire, povero anche. Comunque non c'era l'ascensore, quindi insomma anche questa è una nota. I bagni naturalmente erano fuori, come era tradizione di queste costruzioni dell'Ottocento, e quindi insomma era uno studio al secondo piano, Mario Nigro era al quinto piano, ci vedevamo ogni tanto a prendere il caffè, specie il pomeriggio, e, appunto no, si parlava solo di pittura e di belle donne. Perché Mario apprezzava le bellezze muliebri, quindi era un argomento piacevolissimo. Era un uomo intelligente, spiritoso, colto, aveva 2 lauree ed era stato sicuramente uno diciamo, da giovane uno degli artisti che Fontana aveva apprezzato. Insomma, un bel ricordo di un caro vecchio maestro, gentile e anche affettuoso. Insomma, ecco. Questa è l'esperienza di questo studio che ho avuto per circa 20 anni. Poi ho preso lo studio in via Anfiteatro e adesso l'ho poi modificato perché l'ho allargato, così. Insomma, non mi muovo, diciamo, dalla zona Brera dagli anni 60. Sono proprio uno degli artisti più, come dire, più fedeli a questa zona che ho visto cambiare, mutare, diventare anche forse troppo modaiola, ma insomma così è. Nella storia delle civiltà le cose cambiano poi e quindi è cambiata anche Brera. Allora, il mio studio era al secondo piano, quindi non questo ma quello superiore. Ecco, questo era il mio studio di via Brera al 23, studio che mi fu segnalato da un amico e collega artista. Sapevano che cercavo lo studio in Brera perché il mio sogno era di avere lo studio a Brera. Quando sono partito dalla mia città volevo lo studio nel cuore che avesse questo profumo dell'accademia. E quindi mi fu segnalato da un artista giovane che allora anche lui partecipava al San Fedele ed era Gabriele Ortoleva, e mi disse: guarda Pino che c'è una possibilità per uno studio proprio in via Brera, però devi affrettarti. Io immediatamente telefonai e allora già insegnavo e così, insomma, mi fu data l'opportunità di prendere in affitto questo studio e quindi l'ho tenuto per 20 anni pieni, forse qualcosa in più. E poi mi sono trasferito in via Anfiteatro dove peraltro avevo preso uno spazio un po' più grande, poi ancora un altro pezzo. Insomma, le cose dei pittori si fanno un po' per volta. E qui sono venuti un po' tutti dalla critica, da Filiberto Menna, Isolo Mussa, Guido Ballo, tutti i critici italiani che in quel momento erano i critici, Tommaso Trini, Meneguzzo, tutti, naturalmente Giorgio Bonomi, via via critici giovani e vecchi critici, insomma, che chiaramente sono venuti tutti a vedere il mio lavoro.
Ed è qui che è nato il mio lavoro, proprio il rettangolo tagliato, dove appunto tento proprio di superare il limite del quadro, rompo il concetto della classicità dell'opera, del quadro, del telaio, della tela, questa finestra sul mondo che ti consente di rappresentarlo, e immediatamente dopo, nello stesso anno, 1976, faccio il primo lavoro sulla disseminazione, ossia su questi frammenti di pittura che dissemino lungo lo spazio, la parete. Proprio un tentativo, come dire, di allontanarmi da questa idea di classicità, che poi era anche diventata una prigione, perché naturalmente il monocromo è affascinante, ma è anche una sorta, come dico io affettuosamente, una sorta di carta moschicida per i pittori, perché ti agguanta, perché ti seduce il monocromo, e però poi rimani prigioniero di una situazione dove non trovi una via di sviluppo. Quindi io avvertivo i limiti di essere arrivato sicuramente a furia di sottrarre la rappresentazione al monocromo, però il mio problema era andare oltre. Cosa fare di tuo, di personale, un segno, qualcosa che rimane, che appartenga a te e che non resti solo come un semplice seguace. Questo era il grande interrogativo che i pittori si pongono sempre, no? In che modo si potrà sviluppare questo lavoro? Cosa non semplice, non facile, perché se no saremmo tutti superstar, invece qui la vita era durissima, e d'altra parte come dire, questo clima, questo mondo, questa sensazione, questo piacere della ricerca lo dobbiamo ad un grande uomo, ad un grande artista, al genio del secolo scorso, che era Lucio Fontana, e anche, devo dire, Manzoni ci ha messo del suo, perché veramente ha introitato, come dire, la grande lezione di Marcel Duchamp, no? Incaricando di intenzionalità le cose, e quindi un orinatoio in uno spazio pubblico è solo un orinatoio all'interno di una galleria è una scultura, perché si carica di un significato altro. Quindi era una città piena di fermento, Milano, quindi era l'attrazione per i giovani artisti che erano vogliosi di fare. Io ero uno di questi, sono partito dalla mia città Catania, per l'unico della famiglia che si è spostato, perché volevo fare l'artista. Ed eccomi qua.